Un saluto a chi continua a seguirci ogni giorno e a chi si sta affacciando ora sul nostro lavoro. Qui non si tratta di semplici immagini spettacolari. Quello che vedete è un territorio che respira, si trasforma e manda segnali continui. Noi siamo sul campo, ogni giorno, per documentarli senza interpretazioni comode o rassicuranti. Se è la prima volta che capitate su Solfatara News, fermatevi davvero a guardare. Ciò che mostriamo non è teoria, ma realtà osservata direttamente nella caldera dei Campi Flegrei. E se volete restare aggiornati, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché qui non si parla di qualcosa che accadrà forse un giorno, ma di un fenomeno che evolve adesso. Prima di entrare nel monitoraggio di oggi, vi ricordiamo che è attiva la nostra raccolta fondi per installare un sismografo professionale accanto alla webcam H24 sulla fumarola di Pisciarelli. È un passo cruciale per ottenere dati indipendenti, continui, senza filtri. In alternativa potete supportarci anche con un contributo su Buy Me a Coffee. In una situazione come questa, anche il gesto più piccolo contribuisce a fare la differenza. Ma oggi non possiamo ignorare quanto dichiarato nelle ultime ore dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Le sue parole sull'ipotesi di ospitare eventi come l'America's Cup nell'area di Bagnoli aprono scenari che, francamente, lasciano più domande che risposte. Secondo quanto riportato, si parla di un territorio che potrebbe accogliere un evento internazionale con migliaia di persone, turismo, sviluppo economico. Ma a questo punto è inevitabile fermarsi e riflettere. Se nessuno, nemmeno gli enti scientifici, è in grado di dire cosa accadrà domani mattina sotto questa caldera, su quale base si può affermare che sia sicuro concentrare migliaia di persone in un'area così instabile? Se già oggi, in una normale domenica, il traffico diventa ingestibile tra strade chiuse, cantieri e vie di fuga insufficienti, cosa succederebbe durante un evento di portata mondiale? E ancora, in caso di scossa improvvisa durante una manifestazione con migliaia di presenti, come verrebbe gestito il panico? Dove verrebbero convogliate le persone? Quali sarebbero le reali vie di evacuazione? Chi si assumerebbe la responsabilità se qualcosa dovesse accadere nel momento peggiore? E soprattutto, si sta davvero valutando il rischio reale? Oppure si sta guardando solo al ritorno economico? Perché è questo il punto centrale. Le dichiarazioni che abbiamo ascoltato sembrano orientate verso un'idea di rilancio, di opportunità, di visibilità internazionale. Ma qui non si parla di un'area qualsiasi, si parla di una caldera attiva, monitorata, soggetta a sollevamento del suolo, emissioni di gas e variazioni termiche costanti. E allora la domanda diventa ancora più diretta. Quanto vale la sicurezza rispetto all'interesse economico? Torniamo ora al monitoraggio di oggi, 22 aprile 2026. Nonostante le forti raffiche di vento, abbiamo alzato i droni per osservare da vicino la situazione. Prima tappa, fumarola di Pisciarelli. Quello che abbiamo trovato è un quadro che non può essere sottovalutato. Il degassamento è apparso intenso, con una pressione evidente già a distanza. La bocca principale si presenta completamente modificata. L'area circostante è ormai priva di fanghi, completamente prosciugata. Le alte temperature e la scarsità di piogge stanno trasformando visibilmente il terreno. Questo non è un dettaglio secondario. Quando il fango scompare e lascia spazio a superfici sempre più asciutte, significa che il sistema sta cambiando equilibrio. La temperatura rilevata oggi nella fumarola di Pisciarelli è di 109,7 gradi centigradi, un dato che conferma il livello elevato di attività e che inseriamo nel grafico aggiornato insieme alle misurazioni dei giorni precedenti. Successivamente ci siamo spostati verso il cratere della Solfatara. Alla fumarola Bocca Grande abbiamo osservato una situazione apparentemente più stabile a livello visivo, con un degassamento medio. Ma attenzione, quello che colpisce è la pressione del vapore. Anche senza colonne alte e dense, la spinta con cui il gas fuoriesce è chiaramente percepibile. È proprio questo il tipo di segnale che spesso viene sottovalutato. Non serve un'esplosione evidente per indicare attività intensa. A volte è la pressione invisibile a raccontare di più. La temperatura rilevata oggi nella fumarola Bocca Grande è di 187,7 gradi centigradi, anch'essa riportata nel grafico comparativo con i dati precedenti. Infine abbiamo sorvolato l'intera area delle pozze di fango.
Il quadro è chiaro. Risultano praticamente tutte asciutte. Solo una, quella protetta dalla grata in ferro, presenta ancora una minima quantità di fango attivo. Questo significa che il sistema idrotermale sta subendo una variazione significativa. Meno acqua, più calore, più energia, che si concentra in profondità. E allora torniamo alla domanda iniziale. Davanti a segnali come questi, davanti a una caldera che continua a cambiare giorno dopo giorno, è davvero il momento di pensare a grandi eventi e a flussi di massa? O forse sarebbe il caso di fermarsi, osservare, capire fino in fondo cosa sta succedendo sotto i nostri piedi? Noi continueremo a monitorare senza fermarci, perché quello che accade qui non è uno scenario lontano, ma una realtà che riguarda tutti e soprattutto non aspetta.